Ciao ragazzi, avendo io molto tempo libero in questo periodo, come tutti voi, ho deciso di provare a prendere il patentino online per i droni. Ci sarò riuscito? Beh, fortunatamente sì, ci sono riuscito al secondo tentativo, ma dico fortunatamente perché riuscire a prendere questo attestato di pilota di APR, operazioni non critiche, più che una questione di bravura, di conoscenza, di preparazione, è una questione di fortuna e praticamente un terno all'otto. Secondo me questa è l'ennesima pagliacciata made in Italy e ora vi spiego tutto. Se voi ancora non sapete come prendere questo attestato, è davvero molto semplice. Vi lascio la guida che ho pubblicato sul mio sito nel primo link qui sotto in descrizione video. Ve lo riepilogo per vostra comodità. Vi basterà accedere al portale ENAC tramite il vostro SPID, una sorta di identità digitale che potrete ottenere da vari istituti. Io vi consiglio tramite Poste Italiane perché è gratuito e una volta effettuato l'accesso già iniziano i primi problemi, perché quando va bene il sito della ENAC è lentissimo ed è assurdo perché stiamo parlando di un server pagato con soldi pubblici e sembra che lo abbiano pagato davvero due spiccioli. Quando va male invece nel 90% dei casi il sito si impalla, crasha, dà vari errori e non fa procedere, e se questo può essere un problema parziale durante le prime fasi, è un grave problema durante l'esame vero e proprio. L'esame consiste in 40 domande da dare a risposta multipla, sono 3 risposte per ogni domanda, entro 60 minuti di tempo. Potete provare l'esame per 2 volte al giorno. Se sbagliate sia la prima che la seconda, scusate il dito ragazzi, non è a voi, è forse a ENAC, beh, se sbagliate la seconda volta dovrete attendere 48 ore per effettuare altri 2 esami. Sbagliate altre 2 volte, dovete attendere altre 48 ore per effettuare altri 2 esami. Sbagliato 6 volte l'esame, dovete attendere 30 giorni per dare nuovamente 6 esami. Ora, le domande sono davvero incasinatissime, sono scritte male, la grafia, la grammatica è totalmente sbagliata, ci sono anche tanti errori proprio di scrittura che non riescono a far capire bene qual è il senso della domanda, sono totalmente ingarbugliate e riuscire a capire quale sia la risposta è un casino anche per chi è preparato ed ha studiato molto, perché sono formulate davvero male. Ci sono anche degli errori nelle domande del vero o falso, cioè secondo me non hanno provato nemmeno a testare l'esame una volta pubblicato online, e questi problemi ci sono da quando è stato rilasciato il 5 marzo se non erro. Comunque sia ragazzi, quando nel caso fortuito voi riusciate a dare tutte le domande, se il sito si impalla o crasha, e succede molto spesso, cosa succede? Succede che il vostro esame non va a buon fine. Anche se avete dato tutte le domande giuste, l'esame sarà fallito e nella home page del vostro profilo ENAC vi dirà proprio esame fallito a causa di disconnessione, però loro non riconoscono che questo errore sia stato a causa loro, ma lo imputano solo a voi, quindi la causa è vostra e perdete una possibilità di effettuare l'esame. Quindi -1, poi arrivate a 6, dovete attendere 30 giorni per riprovare tutto questo casino. È davvero una caricatura ragazzi, secondo me, sia perché le domande sono scritte male, formulate male, piene di errori, sia perché il server non è adeguato a questo esame. Vi farei anche vedere le domande qui in diretta, però non posso perché sarebbe illegale, lo sapete. E inoltre l'unica cosa positiva per ora è che dovete pagare i 31 euro richiesti per avere questo pezzo di carta solo alla fine dell'esame e non prima. Invece da luglio, se non sbaglio, bisognerà pagare prima di effettuare l'esame, e quindi capite bene che se io pago e poi mi succedono queste cose, mi si impalla magari il form delle domande mentre sto compilando, beh, io mi arrabbierei davvero tanto. Ok, quindi ho voluto un po' spiegarvi qual è la situazione del patentino online. Io vi consiglio di farlo? No, aspettate luglio, magari fino a luglio avranno un po' sistemato, io lo spero, perché stiamo inviando tantissime segnalazioni ad ENAC dal mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, ma comunque da tutta Italia. Spero che le recepiscano, che devono
devono cambiare qualcosa, perché così proprio non va. Non è questione di bravura, conoscenza, ma è questione di fortuna. Se vi va bene, se avete fortuna, se avete fondoschiena, riuscite a superare l'esame, altrimenti dovete provare a riprovare. Ditemi ora voi cosa ne pensate, avete già provato, quali sono le vostre considerazioni, parliamone qui sotto nei commenti ragazzi. Un bel like, una condivisione per far conoscere a tutti questo bordello Made in Italy, o almeno per ora, se non viene fissata prossimamente. Bene, ci vediamo qui sotto. Mi raccomando, se volete supportarci, come sempre ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video, e direi che questo è davvero tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao!